Allora, apriamolo. Ok, lo apriamo. Eccoli, iPad Air del 2024 grigio siderale. Allora, la prima cosa che facciamo, diamo un pochettino lo schermo, ma vediamo se la meletta, eccola qua la mela, è comparsa, quindi Italia. Va bene, maschio, andiamo avanti così. E sì, devo dire che è leggermente un'altra cosa, come fluidità anche di navigazione sul banco di regia. Benvenuti o bentornati. Allora, oggi vi porto con me in un nuovo acquisto di un dispositivo Apple. Si tratta di un semplicissimo iPad Air del 2024, addirittura con 128 GB. È un M2, quindi vabbè, però lasciamo perdere il processore. È un M2 con 128 GB. Lo so, qualcuno di voi dirà, ma Gennaro, perché 128 GB, non prendi magari un M5, l'ultima generazione? Per quale motivo non prendi un tera? Ragazzi, focalizziamoci su quello che ci serve, ok? A noi serve per lavorare, per produrre un video, per migliorare un pochino la nostra postazione. Quindi non andiamo sempre a esagerare con l'ultimo modello. A me cosa serve nello specifico questo Air? Serve a sostituire questo 2017 che sta facendo questo lavoro qui. Perché questo 2017 si blocca sempre col banco di regia perché non ce la fa più, quindi mi dice sempre ogni tanto vai nell'app e quindi la mia registrazione schermo si interrompe. Quindi l'ho preso anche per questo, ma non solo, perché se ci voglio fare qualche lavoretto, ovviamente il mio 2017 non va più bene. Cioè, va benissimo per fare un po' di grafica, va benissimo per fare un po' di, non so, di social, va benissimo per vedere un film, va benissimo per fare tutte queste cose qua, ma non va ovviamente bene per fare un montaggio video, magari un po' più grande, non a 4K, ma neanche a 1080, quindi quelle cose lì non vanno bene. Sì, va bene per i social, per fare la CapCut, ma non va bene per i montaggi anche che faccio su YouTube. Non essendo complessissimi, però non va bene. Quindi adesso andiamo a vedere l'unboxing e poi lo configuriamo. Eccolo qua, il pacco è arrivato da Reformed, veramente ho beccato il corriere sotto il portone perché avevo messo l'XS in modalità aereo per ovviamente riprendere i video precedenti e quindi meno male che l'ho beccato. Bene ragazzi, andiamo a vedere cosa c'è in questo pacchettino qua. Allora, apriamolo. Ok, lo apriamo. Eccoli. Allora, qui dentro intanto danno il cavetto di ricarica, che mi sembra che sia USB-C, giusto? Sì, sì, è USB-C. L'iPad Air è USB-C. Quindi poi è molto confezionato molto bene. Vedete che c'è proprio tutto questo polistirolino intorno per proteggere ovviamente il dispositivo, ed eccolo qua. Io ho preso grigio siderale, quindi molto bello. Lo mettiamo qua, togliamo ovviamente tutta la roba che è davanti per non farci tanto casino. Ok, perfetto. Qui mettiamo via tutto. Quindi questo qui è il mio nuovo, per me è nuovo iPad Air del 2024 grigio siderale. Allora, la prima cosa che facciamo, diamo un pochettino lo schermo, ma mi sembra pulitissimo. Adesso lo andiamo un attimo a esaminare sotto, cioè, diciamo, vediamo se ovviamente ha graffi o qualcosa, ok? Che ci può ovviamente far, come dire, pensare che sia stato trattato male oppure sia un dispositivo abbastanza utilizzato. Siamo pronti per la prima accensione, quella che praticamente fa passare la paura, e andiamo a accenderlo. Vediamo se la meletta, eccola qua la mela, è comparsa, quindi si accende in orizzontale, cioè in verticale. Non capisco come mai questa cosa che si accende, vedete, si vede, ok, comunque vabbè, passa così. Bene, ragazzi.
Cosa dire? Si è acceso, diamo un'altra pulitina allo schermo, quindi si è acceso. Adesso non ci resta che andare a configurare l'iPad, quindi mi vado ad avvalere degli strumenti, diciamo, della scienza, della tecnica messi a disposizione da Apple per collegare e vedere se si può, ovviamente, registrare lo schermo dell'iPad sul Mac con QuickTime tramite il cavo, ovviamente anche quando si fa la prima configurazione di un dispositivo nuovo. Questo non ho mai provato, ho provato sempre a, diciamo, a collegare un dispositivo iOS al Mac, anche iPadOS, però quando era già stato configurato. Così non ho mai provato. Vediamo se riusciamo a registrare lo schermo. Bene, prima configurazione del nostro iPad, quindi andiamo a mettere italiano, Italia, va bene maschio, andiamo avanti così, perfetto, perfetto, inizia subito, certo, iniziamo subito, e qui dobbiamo andare a mettere ovviamente la nostra rete wifi. Configurazione fatta della wifi, andiamo avanti, intanto vedo se registra perché ogni tanto si blocca, vabbè ragazzi, tutta roba vecchia. Adesso il Touch ID è sulla parte sinistra, quindi lo vado a mettere, perché sono documentato, vado a mettere sto dito, va? Ragazzi, non capisco cosa. Ah, vabbè, l'ha fatto. Vabbè. Aggiungi impronta? No, non voglio aggiungere impronta. Ok. Ehm, ci siamo quasi. Vabbè, dai. Allora, ci siamo quasi, andiamo avanti. Non so cosa voleva, non ho neanche letto, però ragazzi, io boh, non so se abito. Ok. Fatto. Fatto. Ok. Vogliamo aggiungere un'antimpronta? Non la vogliamo aggiungere, qua dobbiamo mettere il codice ovviamente per accedere. Codice inserito, penso correttamente. Ok. A questo punto viene il bello. Cosa vogliamo fare? A questo punto vogliamo andare a fare una nuova installazione oppure vogliamo prendere praticamente i dati da un altro iPad? Beh, io ragazzi, forse in questo momento deciderei di fare una nuova installazione perché non mi porto dietro gli errori del vecchio iPad. Sapete che ovviamente è così, anche qui ci sono degli errori. Quindi faccio non trasferire niente, ok? Però posso andare sicuramente a prendermi i dati di iCloud da un altro dispositivo. Quindi io farò così sotto, ok? Usa un altro dispositivo, vediamo un po' se posso usare il mio iPad, questo vecchiotto. Vediamo un po'. Non ci va? Perché non ci va? Eccolo qua, è arrivato. Quindi, vedete, lo faccio vedere così, ok, a grandi linee, ok. Quindi adesso io faccio, ok, inizia, Gennaro, Touch ID ovviamente, e adesso mi va praticamente a, ok, questa è la mascherina, la solita mascherina che devo fare, devo andare a inquadrare lo schermo, eccolo qua, ci sono quasi, fatto ragazzi, fatto, eccoli, ok, fatto. Quindi stiamo per trasferire, non trasferire i dati, ma praticamente andare a configurare iCloud. Quindi io non ho trasferito nulla perché? Perché delle volte ci sono degli errori. Quindi diciamo lasciamo, come dire, facciamo, mettiamolo pulito, visto che non voglio usarlo per fare tante cose e quindi mi serve pulito. Attendiamo la configurazione. Ok, devo premere configura per me, ovviamente sull'iPad, l'ho premuto, infatti adesso inizia la vera e propria configurazione. Ok, fine. Ok, perfetto. Vado avanti. Qui intanto registra ancora. Ecco, vedete il trasferimento, qui metto fine. Trasferimento di tutti i dati di iCloud. Non le applicazioni, non backuppare da un altro dispositivo, perché certe volte veramente ci portiamo dietro tutti gli errori. Quindi finiamo la configurazione e poi andiamo un po' a spulciare ovviamente all'interno di iPad, di questo iPad cosa c'è, ok? Cosa c'è? Non c'è niente come memoria, eccetera, eccetera. Come si comporta
come diciamo così nuovo. C'era chi si lamentava, ho visto tante recensioni che si lamentano perché non è un OLED, non è un Retina, è solo un LCD. Ragazzi, costa così poco. Allora, ok, dunque, va bene, bene, facciamo così. E qui bisogna aggiungere una carta, non l'aggiungiamo. Ok, perfetto. Andiamo avanti, analisi va bene, sì, tutto quello che vuoi. Vai avanti così. La voce Siri la facciamo così. Va bene. Dai, voce 1 va bene. Dettatura, intanto, ok, benvenuto. Ok, eccolo qua. L'iPad, eccolo qui, ragazzi. L'iPad nuovo di Gennaro. Adesso, ovviamente, la prima cosa che vado a fare io, cosa faccio? Vado a installare Aero Camera di Roland per vedere se condivido bene e se non si blocca nulla, altrimenti ho fatto una spesa inutile. Allora, eccolo qui l'iPad. E sì, devo dire che è leggermente un'altra cosa, come fluidità anche di navigazione sul banco di regia. E però, ragazzi, ovviamente non posso farci nulla con questo iPad, perché se diamo un'occhiata allo spazio iPad, abbiamo già occupato un sacco di spazio, 16 giga su 128, quindi non possiamo farci tante cose. Ma come dicevo, a me non interessa perché a me interessa fare questo lavoro qua, ok? Che non si blocchi quando io devo dimostrare un'applicazione, perché poi se devo dimostrare un'applicazione tipo Final Cut oppure non so che ne so, LumaFusion, alla fine dei conti non mi interessa che poi abbia l'applicazione con tutte le cose, non so, i filmati che ho girato oppure che sto montando, non mi interessa. L'importante è che possa, ok, registrare lo schermo senza poi dover registrare lo schermo, ovviamente con la registrazione schermo dell'iPad per poi montarlo, sincronizzarlo, eccetera, eccetera. Così è una cosa ovviamente più semplice. Ma io sono contento, la memoria è un po' poca, questo lo ammetto, però sono contento perché funziona, fino adesso non si è ancora scollegato, non so se si scollegherà a breve o no, non lo so, però testerò e poi ovviamente vi farò sapere. È fluidissimo, ovviamente come è un M2, eh, c'è già iOS che chiede l'aggiornamento, quindi ci saranno già, vediamo quanti giga, 4 giga in meno, quindi saremo già, come dire, sui 20 giga occupati, quindi sono 100 giga tra poco disponibili. Però diciamo ragazzi, non mi lamento, non mi interessa, va bene così. Allora, cosa ne pensi? Intanto lancio l'aggiornamento così mi seguono con un po' di memoria, è meglio. Dunque, cosa ne pensate? Allora, Refurbed, secondo me, io il secondo dispositivo che acquisto e mi sono trovato bene. C'è chi si trova male, c'è chi si trova bene, tutte le cose, quindi qual è soggettivo. Bene, ragazzi, se avete voglia di condividere questo video con i vostri amici, fatelo, quindi siete liberissimi, dare una mano. E poi, come di consueto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Questo è tutto, ci vediamo alla prossima.